Ciao, sono il tuo hacker mistico e benvenuto su Kernel Karma. Il tuo computer è come una casa, senza una porta blindata, chiunque può entrare. Oggi ti mostro come configurare un firewall, la tua prima linea di difesa contro gli attacchi informatici. Ogni giorno il tuo dispositivo riceve migliaia di richieste di connessione. Alcune sono legittime, altre no. Un firewall decide chi può entrare e chi resta fuori. Senza configurarlo correttamente, sei vulnerabile a malware che si installa automaticamente, a hacker che scansionano le tue porte aperte e ad accessi non autorizzati ai tuoi dati. La buona notizia? Configurarlo è più semplice di quanto pensi. Prima di iniziare, capiamo cosa fa realmente un firewall. Un firewall analizza ogni pacchetto di dati in entrata e uscita. Controlla l'indirizzo IP di origine, la porta di destinazione e il tipo di protocollo usato. Poi decide, questo pacchetto passa o viene bloccato. Esistono due tipi principali: firewall software installato sul tuo sistema operativo e firewall hardware integrato nel router. Oggi ci concentriamo sul firewall software, quello già presente nel tuo computer. Iniziamo con Windows. Premi il tasto Windows e digita Firewall. Seleziona Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata. Si apre la console di gestione. Non preoccuparti, ti guido io. Nella sezione centrale vedi 3 profili: dominio per reti aziendali, privato per casa o ufficio e pubblico per i wifi pubblici. Assicurati che tutti e 3 siano attivi. Se vedi firewall disattivato, clicca su proprietà e abilita tutto. Ora creiamo una regola personalizzata. Clicca su regole connessioni in entrata nel pannello sinistro. Poi clicca nuova regola a destra. Selezioniamo porta e clicchiamo Avanti. Scegliamo TCP e inseriamo una porta specifica. Ad esempio, blocchiamo la porta 445, spesso usata per attacchi SMB. Selezioniamo Blocca la connessione. Diamo un nome alla regola, tipo blocco SMB porta 445, e clicchiamo Fine. Fatto? Hai creato la tua prima regola di sicurezza. Per permettere un programma specifico, invece, vai su Regole connessioni in uscita. Scegli Nuova regola, poi Programma. Sfoglia e seleziona il file eseguibile. Scegli Consenti la connessione e dai un nome descrittivo. Questo è utile per applicazioni legittime che il firewall potrebbe bloccare per errore. Passiamo a Linux. Qui usiamo UFW, Uncomplicated Firewall. Il nome dice tutto, è semplice. Apri il terminale e digita sudo apt install UFW. Poi per attivarlo scrivi sudo UFW enable. Verifichiamo lo stato con sudo UFW status. Dovresti vedere status active. Ora impostiamo la configurazione di base. Per sicurezza blocchiamo tutto in entrata con sudo UFW default deny incoming e permettiamo tutto in uscita con sudo UFW default allow outgoing. Ora dobbiamo permettere solo i servizi che ci servono. Per connetterci da remoto, ad esempio, permettiamo SSH, sudo UFW allow che SSH, oppure specifichiamo la porta, sudo UFW allow 22 type. Se hai un server web, devi permettere HTTP e HTTPS con sudo UFW allow 80 TCP e sudo UFW allow 443 TCP. Per controllare le regole che hai creato, digita sudo UFW status numbered. Perfetto! Il tuo firewall Linux è operativo. Ora che sai configurare un firewall, ecco le regole d'oro della sicurezza. Primo, il principio del minimo privilegio. Blocca tutto per default e apri solo le porte strettamente necessarie. Meno porte aperte, meno superficie d'attacco. Secondo, monitora i log. Il firewall registra ogni tentativo di connessione. Su Windows vai su Monitoraggio nella console. Su Linux controlla i log con sudo tail f var ulog ufv log. Se vedi tanti tentativi dallo stesso IP, potrebbe essere un attacco. Terzo, aggiorna le regole regolarmente, rivedile ogni 3-6 mesi. Quarto, usa profili diversi. Su reti Wi-Fi pubbliche, il firewall deve essere più restrittivo. Windows lo fa in automatico, ma controlla sempre. Ma come verifichi che il firewall funzioni davvero? Puoi usare un tool come Nmap da un altro dispositivo. Digita Nmap SS e il tuo indirizzo IP.
Dovresti vedere solo le porte che hai aperto intenzionalmente, tutto il resto deve risultare filtered o closed. Un'altra opzione è usare siti online come Shields UP di Gibson Research Corporation. Clicca Proceed e poi All Service Ports. Un firewall ben configurato mostrerà tutte le porte come stealth o closed. Se vedi porte aperte che non riconosci, torna indietro e bloccale. Ricapitoliamo cosa hai imparato oggi. Primo, cos'è un firewall e perché è essenziale. Secondo, come configurarlo su Windows e Linux. Terzo, le best practices per una protezione efficace. E quarto, come testare la tua configurazione. Il firewall è solo il primo passo nella cybersecurity. Nei prossimi video di Kernel Karma approfondiremo VPN, antivirus e crittografia. Se questo tutorial ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale. Hai domande? Scrivile nei commenti, rispondo a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Stay secure!